Questo è Caverna di Platone. Questo è Sì, è lui. Questo è Caverna Rewind. Come sempre, proprio esagerato. Allora, dice Gianmaria, caro Domenico, caro Pietro, caro Angelo, buonasera. Come state? Bene, Angelo un po' meno. Mi dispiace per il catarro del signor Angelo, un casino. Giungo con un dono, eccolo. Fai questo dono, prima che mi caga addosso. Di Angelo. La professoressa di Angelo, sappiamo che fa? Che fa? Ah no, niente. No, ma fa un culo. Allora, Sì. vediamo. Il corto per i 30 anni di Evangelion, confermato. Un nuovo un film breve, sì, con Asuka, l'Angle e Asuka Shikinami come protagoniste. Le due Asuka protagoniste. Multiverso. Loop. Tutto vero. Secondo me serve solo per fare merchandise. Bravo, perché due Asuka, comprate. Cioè adesso non solo hanno la scusa per farne due, ma anche per venderne due. Già, sarà contenta Beatrice Lorena. Asuka Super Saiyan Blue. Bellissimo. Quindi Rey. E Rey God. Rey God. Si cambiano di colore. Assurdo. Ma che pazzo. Ragazzi, comunque al Geekacon c'erano due ragazze in cosplay dalle cattive di Mime and Melody, che sono una rossa e una blu come Rey e Asuka. Domenico, wow, troppo belle. Ma sono Rey e Asuka. Ho detto, fra, ma non vedi che sono vestite da pesce? Sono le cattive di Mime and Melody. Non mi interessa, sono Rey ed Asuka. Sono Rey e Asuka. Sirene. Sarà una fan art. Vabbè, da lontano sembra un Rey Asuka. Da lontano. Vabbè, comunque sono contento che Hideaki Anno finalmente ci darà due fiche invece di una. Ma scusa, nei prodotti normali ci stanno lei, Rey, che sono minorenni e quindi non contano, ma poi no, ci sta. No, intendo due fighe di Asuka. Ci sta Misato, che è la fregna più fregna del mondo esistente. No, non scherzo. Ritsuko dove la metti? Poi ci sta Ritsuko, che è la seconda fregna più fregna. Beh, mentre loro ragionano su questo. Al terzo posto Faye Valentine, che non è di Evangelion. Allora, Faye vale in un altro universo, non c'entra niente. Però, allora, adesso ti spiego un attimo come funziona. Quando metti il pipo dentro. Cazzo ho fatto Angelo? Cosa è successo? È diventato un ninja? Hai ragione. Allora, per me, nella scatola di Evangelion, nella scatola di Evangelion, Ritsuko vince a mani basse. Spiegami perché. Presentazione del personaggio, lei vestita con un body swimsuit intero, modello sgambato, e si vedono tutte queste belle tettone piene d'acqua, esce fuori dalla piscina tutta bagnata, tutta mezza ignuda così, con l'acqua che lambisce i piedi, le braccia, tutto. È devastante. Questa esce già tutta bagnata da una vasca olimpionica nel Geofront. Ma che cazzo devono fare con la vasca olimpionica? Eppure lei è campionessa. Quella nuota. Io quanto nuota. Cazzo me lo fotto, fra. Un botto, fra. Misato. Lì, cioè, ruolo di comando. Misato. Misato cioè, allora, poi... Quella quando accavalla le cosce, Ritsuko, con quella scarpa col tacco, dai, ma stai zitto, Misato quando è vestita da cadetta è proprio una frigna senza senso. È buona, non ti sto dicendo che non è buona, ti sto dicendo che sta un gradino sotto, per me anche dicendo che sta qua sotto. Per me anche caratterialmente è meglio Misato. No, perché riesce ad essere sia sotto una che diciamo prepotente. Poi il fatto che lei sia sempre dubbiosa su quello che fa, che non ha quella tracotanza di essere convinta di essere sempre nella ragione, e poi soprattutto non va a letto con Gendo Hikari. Questo è un grandissimo questo è un grandissimo demerito. No, è un grandissimo merito. Ma quale merito? Fra Kaji è sicuramente meglio di Gendo. Ma quando mai? Ma per forza, perché Kaji è una brava persona. Prima di tutto muore, quindi pure che morono tutto quanto. Cioè c'è una cosa che si chiama Impact. Alla fine. Ma muore. Però alla fine. Che vuol dire? È durato di più. Se facciamo la lifespan è durato di più. E poi comunque Gendo l'ha fatto soltanto per amore. Ok, ma comunque si è scopata un'altra. Vabbè, ma perché la moglie non gestiva più? Guarda. L'ha clonata. Vabbè, sa pocchiava. È una creatura. La clonava adulta. E non può. Perché? Perché l'essere umano deve crescere l'essere umano. Non può fare. Per me così, belle e buone, deve crescere. Misato, a parte che Misato ha come animale di accompagnamento un fottuto pinguino reale, e quindi già solo questo. Cos'è? Ace Ventura!
che c'hai il pinguino dentro casa. Perché Ace Ventura volessi dire che mo non va buono più? No, non voglio dire che non va bene. Mo non va bene Ace Ventura. Non me lo scoperei. Ma perché maschio? Certo. E tu sei eterosessuale. Certo. Ma immaginati Ace Ventura con la camicia aperta e due sezzi che sta maniera, i capelli blu come Misato, la gonna di Misato, a giacchetta rossa, bellissima. Non ci siamo, non ci siamo. Io voglio la serietà, voglio i risultati. A me voglio le una bionde- donna a me le che bionde si non mette piacciono. là, bella, bionda, col caschetto, e si mette là con gli occhiali e dice: non ti preoccupare che state facendo solo stronzate. Adesso arrivo e risolvo tutti i problemi perché non state capendo un cazzo. A me Arriva lei, sta a cavallo alle gambe, sigarette in bocca, mette lì, computer, risolto tutto, andate stronzi. E buonanotte, vi faccio vedere che cazzo state facendo. Ciao, così lavorano gli adulti, bambocci! E se ne va. Ma computer se ne va, si va a cosa? fare le vasche. Ti ricordo che il computer è sua madre. I magi. Ti ricordo che il computer è sua madre che si scopava il suo stesso uomo. Bella rossa poi lei. Infatti rosso è meglio. Beh, è vero, è lo stesso sangue, quella si tinge, mica bionda. Certo che è bionda, fra. Fra, si tinge. Ma che cazzo dice bionda? Ma non inventare cazzo. Ma palese si tinge. Ma mai visto una giapponese bionda? Ma hai mai visto un giapponese guidare un robottone di 40 metri? Vabbè, ma nella loro natura esiste lì nella loro Ma che storia. cazzo ne però una giapponese bionda non l'ho mai vista, si tinge, dai. Proprio, ma come sta così? Fra, che ma ci perché ci posso sono le giapponesi russe? infatti, forse non era giapponese, non lo so. E allora non è giapponese manco lei! Vabbè, comunque è buona lo stesso. Ma tu, Cambia niente. tu sei una baglierina, cioè cambi così, però non ha senso sta cosa. Vabbè, perché sono uguali, una con i capelli rossi, una con i capelli biondi, sono buone uguali, dai, non le butto. Anzi, se dovessi andare indietro, prenderei la mamma di Ritsuko a questo punto, e non Yui. Per me, primo posto Misato, secondo posto Ritsuko, terzo posto l'aiutante di Ritsuko, non mi ricordo sempre come si chiama. Capito, una schiavetta. Chiavetta, mo, è l'assistente. Fra, le fai giochi sessuali palesi. No, è proprio conclamato in realtà. Palese, No, non è palese, è proprio conclamato nell'anime, viene detto. Tira. E comunque Kaji è un top cristiano, cioè mo vogliamo pure buttare in merda sull'unico essere umano decente di quella serie. Sbagliato tutto. Solo perché l'hanno doppiato male con l'edizione di Cannarsi, mo dobbiamo buttare Kaji. A parte che non è doppiato male. Adattato male. Esatto. E poi, quanto a te, quanto a quel che non puoi fare, che tu, per te qualcosa da fare potrebbe esserci. E comunque sia, in un mondo dove sono tutti marci, l'unico buono è un coglione. No, è semplicemente l'unico pilastro di umanità. Capirai. Cazzo vuoi, frate, Non ricorda fa che... niente. Come non fa niente? Fa i cocomeri, fa. È una bussola morale. Cosa fa? Ci fai il buco, se li scopa poi dopo. No, Ci tieni Shinji, Shinji lo gira si e vede scopa- c'è il buco sotto. Fra, Dice, Kai, ci spieghi come mai c'è il buco sotto. Zitto. Ma si scopava Quanto a te che puoi mettere il pisello qua dentro. Stati zitto. Ma si- Via. Comunque si scopava Misato, perdeva tempo con i meloni. Ma quando Misato doveva fare i suoi piani militari del cazzo non servono a niente. Vai, doveva scopare sempre, questo non ce la faceva sta senza scopare. È un tromber de femme. È un tromber de melon. E si scopre i melon. Eh. E poi, se posso dire, Fujiko tutta la vita. Però Fujiko è un altro livello. Vabbè. Io tra Fujiko e Faye Valentine a volte sono indeciso. Poi mi ricordo che Faye Valentine tiene 22 anni e ne dimostra 30 e dico Fujiko è meglio. Fujiko forse è me. Cioè, porca puttana, io mi ricordo la prima volta che guardavo Cowboy Bebop dicevo, oh no, quanto cazzo è buona Faye Valentine. Cioè, poi sei la puntata in cui si scopre che tiene 21 anni, Una dico io... bambina. Beh, Sì, una bimba. a parte che io quando ho visto Cowboy Bebop ne tenevo 16, quindi per me le 21 era anni... comunque grande. Per me le 21 anni potevano avere quell'aspetto, ma ora, Certo, dopo, certo. penso, ma una a 21 anni pare una vecchia, per 40 anni, te. Però ti faccio questo interrogativo. E quindi diciamo che alla fine il paragone ci sta, però. Vabbè, però... Ci sta. Cioè, e poi c'è sempre sta cosa. Ragazze della chat, dite se è vero oppure no. Quando siete un po' più giovani, vi truccate un po' di più, sembrate un po' più vecchie anche soltanto per dire ah, guarda, sono diventata più grande. Come i maschi si vestono di merda per sembrare più grandi. Però sembriamo solo più vecchi alla fine. Apriamo il link di Gian che ho visto che ha fatto un repost, quindi vuol dire che l'abbiamo missato. Che diceva? Qui c'è un'interpretazione un po', come dire, estrema, ma di cosa? L'ho visto questo che prima entrare in treno. Ah, capiamo. Però pensavo fosse... Mostra Shinji e Asuka felicemente sposati con un bambino, debuttando al Neon Genesis Evangelion 30 Anniversary Festival. Il corto anime è stato completato dai italiani di Anno alle 6 del mattino del giorno della sua prima. Vabbè, solite stronzate di Anno. Vede Asuka come protagonista e vede sia Asuka l'anche di Asuka Shikinami presentando una storia di rivisita agli anime degli anni 90, esplora mondi paralleli e offre un epilogo alternativo alla linea temporale originale di Neon Genesis Evangelion. Vabbè, per forza, anche perché alla fine non si mette con... non si sposa con Asuka. No, sta con Mari alla fine dei film. Personaggio veramente inutile, Mari, che non hanno fatto il quarto, perché poi compare da nulla. Anche se chiaramente poi la linea temporale dei film non è quella della serie. No, là infatti. semplicemente sono Shinji e Asuka rimasti come ultimi sopravvissuti della Adamo e specie Eva. umana. Cioè. Adamo ed Eva post-nucleari, però. Già. Vabbè, devo dire la verità.
meno male, non ha fatto come Woody Allen, che poi si è sposato sua figlia. Ma Quindi a posto. quella di Woody Allen almeno era, Vero. fortunatamente, anche se Meno male. forse poteva Anche arrivare, poteva arrivare anche... Poteva puntare anche più in alto. Vabbè. Non c'è niente da fare. Comunque, per me Evangelion ha un grande merito, ed è E quale sarebbe? fatto nascere Gurren Lagann. Giusto. Non si parla mai abbastanza di Tenten Toppa Gurren Lagann. Sì, effettivamente. Una delle opere audiovisive più belle e più fresche ancora oggi che io abbia mai avuto il piacere di guardare. Conosco solo una persona a cui non piace Gurren Lagann e per me, per quel E motivo... sappiamo già chi è quella persona. Io lo so, non so se tu lo sai. Non lo so, dimmi. Non lo voglio dire. Va bene, neanche se è muto. Lo puoi mutare. Vabbè, mi stava spiegando un attimo il professore Schettini. Di quella volta che mi scrisse dicendo: Pietro, se non mi segui su Instagram qua succede un casino, c'è uno sniper sul tetto. Sniper sul tetto, bom bom bom. Battaglia degli sniper di Sakamoto Days da un palazzo all'altro che si sparano. Secondo voi hanno fatto vedere questo cortometraggio da Hayao Miyazaki? Se sì, cosa avrà pensato il maestro? Allora, ma perché non sa su c'è? no, non è il figlio vero. Ah, scusami, hai ragione. Siccome questo è il figlio adottivo, è comunque meglio di mio figlio. Comunque, esatto. Dice, ma sì, però. Il figlio a fianco. Esatto, però, ma lei che cosa ne pensa proprio del corto? Sì, che bravi figlio. Sì, ma io voglio sapere se è meglio di mio figlio. No, i colori, com'erano? Colorati meglio di come li avrebbe colorati mio figlio. Vabbè, ho capito. Lui così impazziva e non riesce a dire niente. Aspetta. Angelo, ci puoi fare un rate della cagata? Cioè, oltre il rutto lo facciamo noi ed è per me un 8. 8,5. 8,5, ok. Era bello perché poi ho visto pure come ha incrociato le labbra, è stato molto bello. Sì, è stato... È un po' Igor stasera, Questo è corso. col sorriso. Vedrai. Volevi sapere? Rate della cagata, com'è stata in una tua media di cagate giornaliere? Brutta. Cagato brutto. Vabbè, la medicina è scombussolo. Immaginavo brutto. Cosa hai preso? L'occhio? La tachipirina fa?